Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Il video di oggi sarà molto interessante perché faremo una cosa che non ho mai fatto sul mio canale. Faremo un dettato. Questo è un esercizio che i bambini italiani fanno spessissimo alla scuola elementare per imparare a scrivere. Ovviamente però questo è un esercizio molto importante anche per te che sei uno studente di italiano. Infatti, grazie a questo esercizio metterai alla prova le tue capacità di ascolto e di scrittura. Infatti, io ti leggerò una storia che ho scritto e tu dovrai scriverla. In questo modo potremo vedere se riesci a capire l'italiano, quanto capisci e anche se sei bravo o brava a scrivere. In questo esercizio è anche molto importante l'ortografia, quindi dovrai scrivere le parole nel modo corretto, scrivere le doppie, gli accenti, insomma devi essere molto preciso. Prima di iniziare però, se ti piacciono i miei contenuti e grazie al mio canale stai imparando tante cose in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tantissimo e anche iscriverti al canale così che non perderai tutti i video che arriveranno presto. Benissimo, adesso possiamo iniziare. Prima di tutto io ti leggerò il testo che ho scritto molto lentamente così che avrai il tempo di scrivere. Quindi prendi carta e penna o anche scrivi semplicemente sul tuo computer o sul telefono. Però se stai scrivendo sul computer o il telefono disattiva l'autocorrettore perché sennò è troppo facile. Se necessario puoi mettere anche in pausa il video. Poi ti rileggerò di nuovo il testo a una velocità normale, così che puoi controllare quello che hai scritto. Alla fine ti rileggerò il testo e ti farò anche vedere il testo scritto. In questo modo puoi controllare se hai scritto tutto bene. Perfetto, allora iniziamo e leggiamo la storia di Rebecca. Rebecca è una ragazza di 22 anni. Sta studiando ingegneria all'università. Le piace ingegneria anche se è molto difficile. Rebecca ha la passione per lo spazio da quando era piccola ed è per questo che ha deciso di iscriversi a ingegneria aerospaziale. Il suo sogno è quello di lavorare alla NASA un giorno insieme ad astronauti, fisici e altri scienziati. Tra pochi giorni partirà per fare un tirocinio all'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. I suoi genitori sono molto felici per lei, ma l'idea che li lascerà da soli per un anno li intristisce. Ma Rebecca dice sempre ai suoi virgolette. Lo so che vi mancherò, ma ci sentiremo in videochiamata ogni domenica. Chiudi virgolette.
Ora Rebecca deve preparare le valigie, ma prima deve stirare le camicie. Purtroppo però non è molto brava a stirare. Infatti ha chiesto aiuto a suo padre, che stira e indossa le camicie ogni giorno per lavoro. Il papà l'aiuta subito e Rebecca aggiunge in valigia pantaloni, magliette, felpe e una giacca elegante per gli eventi speciali. Ora è pronta per andare all'aeroporto a prendere l'aereo. Ma prima di partire, la mamma le fa una piccola sorpresa. Le prepara il suo piatto preferito. 2 punti. Un buon risotto ai funghi col parmigiano. Le piace da matti. Rebecca e i suoi genitori pranzano tutti insieme. Parlano e scherzano. Rebecca sentirà molto la loro mancanza. E alla fine del pranzo le scende una lacrimuccia. Ma in fondo un anno passa in fretta. Fantastico! Com'è andata? Benissimo, adesso proviamo a leggere di nuovo il testo, però lo leggerò a velocità normale, così che puoi controllare quello che è scritto. Rebecca è una ragazza di 22 anni. Sta studiando ingegneria all'università. Le piace ingegneria, anche se è molto difficile. Rebecca ha la passione per lo spazio da quando era piccola ed è per questo che ha deciso di iscriversi a ingegneria aerospaziale. Il suo sogno è quello di lavorare alla NASA un giorno, insieme ad astronauti, fisici e altri scienziati. Tra pochi giorni partirà per fare un tirocinio all'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea.
I suoi genitori sono molto felici per lei, ma l'idea che li lascerà da soli per un anno li intristisce. Ma Rebecca dice sempre ai suoi: «Lo so che vi mancherò, ma ci sentiremo in videochiamata ogni domenica». Ora Rebecca deve preparare le valigie, ma prima deve stirare le camicie. Purtroppo però non è molto brava a stirare. Infatti ha chiesto aiuto a suo padre, che stira e indossa le camicie ogni giorno per lavoro. Il papà l'aiuta subito e Rebecca aggiunge in valigia pantaloni, magliette, felpe e una giacca elegante per gli eventi speciali. Ora è pronta per andare all'aeroporto a prendere l'aereo. Ma prima di partire la mamma le fa una piccola sorpresa. Le prepara il suo piatto preferito, un buon risotto ai funghi col parmigiano. Le piace da matti. Rebecca e i suoi genitori pranzano tutti insieme, parlano e scherzano. Rebecca sentirà molto la loro mancanza e alla fine del pranzo le scende una lacrimuccia, ma in fondo un anno passa in fretta. Benissimo, adesso vi rileggerò il testo, ma vi farò vedere anche la parte scritta, così che possiamo commentare i suoni più difficili da scrivere. Dai, iniziamo! Allora, Rebecca è una ragazza di 22 anni, fin qui tutto semplice. Sta studiando ingegneria all'università. Qui abbiamo due suoni particolari, G, che è un suono dolce della G, quindi G-E, G, e poi abbiamo anche il suono G-N-E, Gne, che ricorda questo suono Gn, si scrive con G-N. Poi ricorda anche all'università, aggiungiamo l'accento sulla A, sull'ultima lettera, all'università. Le piace ingegneria, anche se è molto difficile. Ricorda che in questo caso è il verbo essere e quindi usiamo l'accento. Rebecca ha la passione si scrive con due S, per lo spazio da quando era piccola. Ed è, dato che qui abbiamo la E congiunzione e la E verbo essere, dobbiamo unire questi due suoni grazie ad una D. Ed è. Non possiamo dire è difficile da dire, quindi ed è. Ed è per questo che ha deciso di iscriversi a ingegneria aerospaziale. Aero, quindi A-E-R-O, spaziale. Il suo sogno è, verbo essere con l'accento, quello di lavorare alla NASA un giorno insieme ad astronauti, fisici, ricordate, fisici, C è un suono debole, quindi C-I, e altri scienziati. In questo caso abbiamo il suono S-C-I. Sce. Ricorda che SC più la I o la E ha un suono debole. Sh. Se aggiungiamo invece una lettera come A o U abbiamo SCA, SCO, SCU, un suono duro. Lo stesso se aggiungiamo una H, SCHI, SCHE con la I e la E. Però se abbiamo SCI o SCE, SCE o SCI. Tra pochi abbiamo CHI perché abbiamo un suono duro, quindi pochi giorni partirà, l'accento sulla A, per fare un tirocinio, tiro C, suono debole, CI, all'ESA. Questo è un acronimo, l'Agenzia Spaziale Europea. I suoi genitori sono molto felici per lei, ma l'idea che lì, attenzione, questo è un oggetto diretto, quindi lì, non gli, GLI, ma lì, LI, lascerà. Guardate qui, perché abbiamo lascerà? Il verbo è lasciare, con la I, lasciare.
ma quando abbiamo un verbo che finisce in ciare o giare e di conseguenza anche sciare al futuro, perdiamo la i e cambiamo la a di are in e. Ecco perché lascerà, non abbiamo la i, questo è importante. Da soli per un anno li intristisce, di nuovo, sce, dal verbo intristire, che è un verbo in isc, quindi intristisco, intristisci, intristisce. Ma Rebecca dice sempre ai suoi, cioè ai suoi genitori, lo so che vi mancherò. Anche qui abbiamo un'altra regola del futuro. Infatti il verbo è mancare senza l'H, però per i verbi incare e gare, quando stiamo coniugando questi verbi al futuro, dobbiamo cambiare la A di are in E. Però poi il suono cambierebbe, perché sarebbe mancerò, quindi dobbiamo aggiungere un H per mantenere lo stesso suono duro e dire mancherò. Ma ci sentiremo in videochiamata, CHI, ogni domenica. Ora Rebecca deve preparare le valigie. Attenzione perché valigie usa alla fine la I. Valigie, quindi G, I, E. Il suono di ge e ge è lo stesso, però ci sono alcune regole del plurale che stabiliscono quando la i è necessaria e quando no. Nel caso di valigie il plurale richiede la i, però il suono è lo stesso. Se volete possiamo fare un video dove approfondiamo queste regole particolari del plurale. Ma prima deve stirare le camicie. Anche qui camicie stessa cosa, il suono di ce e ce è lo stesso. Però in questo caso per alcune regole del plurale il plurale di camicia è camice con la i. Purtroppo però, con l'accento, non è, verbo essere, molto brava a stirare. Infatti ha chiesto, CHI, aiuto a suo padre che stira e indossa con 2 S le camicie ogni giorno per lavoro, ogni GNI. Il papà, molto importante l'accento sulla A, papà, altrimenti è papa, cioè come Papa Francesco, ma noi vogliamo dire papà, cioè padre. L'aiuta subito, l'aiuta, pronome oggetto diretto, la più aiuta, abbiamo 2 vocali e quindi facciamo un'elisione, aggiungiamo un apostrofo. Subito e Rebecca aggiunge in valigia pantaloni, magliette, GLIE, felpe e una giacca elegante per gli eventi speciali. Questo gli ovviamente è un articolo, quindi GLI, gli eventi. Ora è pronta per andare all'aeroporto. Attenzione, aeroporto si scrive con A-E-R-O, aero, aeroporto. Invece aereo aggiunge una E, aereo, aereo. Ma prima di partire la mamma le fa una piccola sorpresa. Le prepara il suo piatto preferito, un buon risotto ai funghi, GHI, col parmigiano. Attenzione, funghi, GHI, se no senza l'H sarebbe fungi, ma funghi. Le piace da matti, cioè tantissimo. Rebecca e i suoi genitori pranzano tutti insieme, parlano e scherzano, S-C-H-E, scherzano. Aggiungiamo l'H, se no il suono sarebbe scherzano, ma noi vogliamo dire scherzano. Rebecca sentirà molto la loro mancanza e alla fine del pranzo le scende una lacrimuccia, una piccola lacrima. Lacrimuccia, C-C-I-A, perché se no senza la I il suono sarebbe lacrimucca, ma noi vogliamo dire lacrimuccia, quindi aggiungiamo la I. Ma in fondo sono 2 parole separate, cioè alla fine. Un anno passa in fretta, anche in fretta sono 2 parole separate.
Fantastico! Allora, com'è andata? Hai fatto tanti errori di ortografia oppure no? Fammelo sapere qui sotto nei commenti e parliamone insieme. E se questo esercizio vi è piaciuto, scrivetemelo nei commenti, così possiamo farne altri in futuro. Per il video di oggi abbiamo finito e noi ci sentiamo presto. Un abbraccio, ciao!